Quando pensiamo a Warhammer pensiamo agli orchi. Questi pelle verde ci vengono presentati in tanti modi differenti. Ci sono tante sottospecie, sia nel 40.000 sia nel fantasy. Condividono la medesima natura, sono delle spore fungine che crescono con violenza ed ignoranza. Oggi vi voglio mostrare proprio dal fantasy della vecchissima lore di prima e seconda edizione, che è stata un po' dimenticata, perché spesso si crede che tutto ciò che non è nel gioco ufficiale, in questo caso Total War Warhammer, non sia altro che un'invenzione dei modders. Gli orchi di ferro dimostrano il contrario. Ben ritrovati, sono Tiranno Matto e vi do il benvenuto in un breve video riassuntivo della rubrica Showcase. Oggi parliamo della mod Iron Orcs, sviluppata da FOB, un modder tedesco che ha già curato e sviluppato diverse mod che vanno a ripescare dall'antica lore di Warhammer Fantasy Battles. Oggi appunto parliamo dei pelle verde di ferro, cosa sono, da dove arrivano e perché questa mod è così interessante. Andiamo dritto al sodo. Nella prima e nella seconda edizione di Warhammer Fantasy non c'era ancora il concetto di orco nero, una creatura orchiesca modificata dalla magia del caos dei Dawisar, i nani del caos. E infatti nelle montagne vicino a Carcassonne, il ducato più meridionale di Bretogna, si raccontava fossero presenti delle tribù abbastanza ottuse di orchi coperti di ferro. I bretoniani credevano che queste creature pelle verde fossero resistenti e addirittura sedotte dai poteri perniciosi del caos. Ciò perché avevano una strana predisposizione per fondere sulla loro carne placche di metallo, da qui il loro soprannome. A livello meccanico i pelle verde sono sempre aggressivi, una forza d'impatto poco corazzata, mentre gli orchi di ferro puntavano invece molto di più sulla resistenza in combattimento, data principalmente dal loro armamentario. La mod cerca di rispecchiare questi elementi dando al capofazione Drogmak l'arraffatore una serie di effetti interessanti. Avremo infatti a disposizione uno start particolare che va a sostituire la tribù del naso rotto con gli orchi di ferro. Affronteremo infatti Belegar, Orion e la Tilea, oltre che probabilmente Skrag nel nord-est. La posizione è affollata, ma abbiamo a disposizione una serie di meccaniche uniche. Prima di tutto i riti, ne abbiamo 4 e potenziano un pochino tutto il nostro playstyle in campagna. Una campagna che di per sé è diversa da quella dei soliti pelle verde. Potremo infatti conquistare gli insediamenti, ma tutti gli insediamenti minori in una provincia saranno limitati a un solo slot edificio. Dovremo infatti rafforzare le nostre fortezze, le nostre capitali di provincia, dentro le quali potremo reclutare tutte le nostre unità uniche che saranno accessibili agli altri pelle verde soltanto con un caposaldo a Karakizor. Non potremo nemmeno confederare gli altri orchi e goblin. Servirebbero altre mod come la Recruited Legendary Lords. Di base la fazione degli Iron Orcs è focalizzata sul saccheggio, la razzia e l'accumulo costante di scarti di metallo per rafforzare le nostre ondate di Wog di ferro. Potrei dilungarmi tantissimo per farvi vedere tutte le statistiche di tutte le unità uniche, ma non lo farò perché voglio che voi diate una possibilità a questa mod. È un roster di unità esteso, molto divertente e fuori dai soliti paradigmi degli orchi e dei goblin. Tra l'altro i nostri personaggi, che non vi voglio presentare per evitarvi spoiler, sono tutti pensati proprio attorno a queste nuove unità, tra cui interessanti soprattutto i colossi di Gork e Mork, che più ricordano gli orchi con la cappa del 40.000, che hanno una vasta selezione di squigosauri e squigot.
Non c'è tanto altro da aggiungere su questa mod se non magari il tratto di sconfitta del nostro Lord leggendario, che potete vedere è abbastanza normale, niente di fuori di testa. Di base ritengo questa mod molto bilanciata sia nelle statistiche sia nel roster esteso e nelle meccaniche di fazione degli Orchi di Ferro. Devo fare uno speciale ringraziamento per uno di voi iscritti che segue le live, Morgul. Infatti è stato lui a farmi notare l'uscita davvero recente di questa mod sullo Steam Workshop. Perché sì, in realtà io utilizzo nelle mie varie collezioni, che vi danno un'esperienza più completa di Total War Warhammer 3 moddato, anche molte mod legate agli orchi e goblin, fra cui gli orchi delle terre oscure, sempre dello stesso modder. Vi invito infatti a controllare in descrizione, sottoscrivere le collezioni e fare un tentativo con esse, perché sono davvero tanto convinto che possano allungare la vita di questa trilogia fantastica. Vi invito anche a seguirmi nelle live perché porto Total War Warhammer 3 moddato molto spesso. In questo momento sto finendo una serie live con Archaon, il signore della fine dei tempi. Ciò detto, non posso che ringraziarvi per aver cliccato sul teschio del tiranno anche oggi. Fatemi sapere nei commenti se vi piacciono questi showcase, queste vetrine di mod molto più dritte al sodo e riassuntive, prive di quelle analisi di statistiche, talenti e cose varie che possono diventare soporifere. Oppure magari preferireste proprio un contenuto più al dettaglio. Voi e le vostre opinioni siete fondamentali per questo mio progetto su YouTube. Ciò detto, per oggi questo è quanto. Tirannomatto out e alla prossima!